Io sono Martina Pascutti e sono emozionatissima come voi perché sono molto contenta di potervi presentare un nuovissimo brand di costumi da bagno. Io ho scelto un costume da bagno bellissimo, intero, ci tenevo a farvi vedere tutto quanto. Vedete che bello che è, poi lo vedremo bene con calma, ma avete tutta la schiena scoperta. Bellissimo. Di sei tutta bagnata. Benvenuti in Storie dalla soffitta, cinema, tv, ricordi. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci vediamo in soffitta. Oggi la soffitta di Pippo accende i riflettori su uno dei volti più eleganti e riconoscibili delle televendite italiane. Mettetevi comodi, perché oggi lasciamo per un attimo la polvere dorata degli anni 70 e 80 e ci tuffiamo nel presente con la rubrica che ci porta direttamente dentro le nostre case, quella dedicata alle bellissime delle televendite. Sì, proprio loro, quei volti che accendono lo schermo anche nei momenti più tranquilli della giornata, capaci di trasformare una semplice presentazione in qualcosa di molto più coinvolgente. E Martina Pascutti è esattamente questo. Torinese, classe 1990, nata il 25 agosto sotto il segno della Vergine. Martina è una di quelle presenze che non hanno bisogno di strafare, le basta entrare in scena per farsi notare. Elegante, naturale, con uno sguardo che alterna dolcezza e sicurezza e una comunicazione che arriva subito. Ma il suo percorso non nasce davanti a una telecamera di televendita. Parte dalle passerelle. Il mondo della moda è il suo primo terreno di gioco, dove impara a stare in scena, a gestire il corpo, i tempi, lo sguardo. E già lì si capisce che non è solo una bella presenza, c'è qualcosa di più. Poi arriva il passaggio che la porta nelle case degli italiani. Il Grande Fratello, 12ª edizione. Martina entra a gioco già iniziato, dopo diverse settimane, e questo di solito è uno svantaggio. Ma non per lei, perché riesce comunque a ritagliarsi il suo spazio. Niente eccessi, niente costruzioni forzate. Martina si fa conoscere per quello che è, spontanea, equilibrata, vera. E il pubblico lo percepisce. Infatti arriva fino alla finale e si classifica quinta. E proprio lì succede qualcosa che cambia anche la sua vita privata. Incontra Patrick Ray Pugliese. Tra i due nasce una relazione intensa, autentica, che continua anche fuori dal reality. Una storia importante che porta alla nascita del Piccolo Leone nel 2013. E qui Martina dimostra un altro lato. Diventa mamma, ma non si ferma. Non mette in pausa la sua crescita, la trasforma. Continua a lavorare, si reinventa, costruisce un percorso più maturo. La vediamo in radio tra moda e lifestyle. La vediamo nelle selezioni di Miss Italia con una presenza sempre più sicura, più consapevole. E poi arriva quella che per molti è la sua dimensione perfetta. QVC Italia, un mondo particolare dove non basta essere belle. Serve ritmo, presenza, capacità di parlare in diretta, di gestire ogni situazione, di creare un legame con chi guarda. E Martina questo lo sa fare benissimo, perché non sembra mai distante, non sembra mai costruita. Ha quel modo di raccontare che ti dà la sensazione di stare parlando con qualcuno di familiare. Ti spiega, ti accompagna, ti coinvolge e alla fine ti ritrovi a pensare «Ok, mi fermo un attimo ad ascoltare». E già questo dice tutto. Nel tempo costruisce uno stile preciso, elegante ma accessibile. Professionale ma mai freddo. Una presenza che non ha bisogno di alzare i toni per restare impressa. E intanto la sua vita continua. Dopo la fine della relazione con Patrick nel 2016, Martina è in un rapporto sereno con l'ex compagno, mettendo sempre al primo posto il benessere del figlio. Una scelta che racconta molto della sua maturità. Oggi Martina Pascutti è una donna completa, madre professionista a volto televisivo e presenza attiva anche sui social, dove si mostra senza costruzioni eccessive, con naturalezza. E forse è proprio questo il punto. Oggi il pubblico non cerca solo la bellezza, cerca autenticità. E Martina, questa autenticità la porta davanti alla telecamera ogni giorno. Se questa puntata vi è piaciuta, lasciate un like e iscrivetevi subito alla soffitta di Pippo. Qui dentro continuiamo a raccontare le donne che fanno battere il cuore, ieri, oggi e domani. E scrivetemelo nei commenti. Quale volto delle televendite volete vedere nella prossima puntata? Perché fidatevi, ne abbiamo ancora tante da scoprire.